Come risolvere il problema della carta inceppata sulle stampanti HP DeskJet serie 2800, 2800 e 4200, 4200 e Ultra serie 4900 e Ultra 4900 e. Se non si riesce più a caricare la carta sulla stampante e viene visualizzato il messaggio errore E4 mentre la luce del pulsante riprendi lampeggia, è possibile che la carta si sia inceppata all'interno della stampante. Potrebbe essere segnalato un inceppamento carta anche quando la carta non è inceppata. Le istruzioni presentate di seguito sono valide per tutti i tipi di errore di inceppamento carta, anche quando la carta non è davvero inceppata. Innanzitutto, rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione. Premere il pulsante annulla per provare a rimuovere automaticamente la carta inceppata. Se il codice di errore permane, è necessario rimuovere manualmente l'inceppamento. Per evitare che i fogli di carta si rompano, tirare la carta con entrambe le mani. Rimuovere delicatamente i pezzi di carta strappati dal vassoio di alimentazione. Potrebbe essere necessario usare un paio di pinzette. Una volta che il vassoio della carta può scorrere liberamente, caricare il vassoio di alimentazione con carta originale HP conservata in un luogo fresco e asciutto. Quindi premere il pulsante riprendi sul pannello di controllo della stampante. Se la stampa in corso non si riavvia, potrebbe significare che l'inceppamento si trova in un'altra posizione. Attenzione, è possibile che si verifichi un inceppamento della carta in punti diversi della stampante. Cercare di localizzare l'inceppamento sotto la stampante. Adesso spegnere la stampante. Quindi scollegare il cavo di alimentazione ed eventuali altri cavi collegati alla stampante. Avvertenza: tenere presente che è necessario scollegare il cavo di alimentazione prima di toccare l'interno della stampante, per evitare di farsi male o prendere una scossa elettrica. Controllare sotto la stampante per possibili inceppamenti della carta. Abbassare il vassoio di alimentazione della carta nella stampante. Chiudere l'estensione del vassoio di uscita, quindi inserire lo stesso nella stampante, tenendo il coperchio dello scanner e il vassoio di alimentazione della carta. Girare la stampante sul retro in modo da avere accesso alla parte di sotto. Tirare leggermente verso il basso le due linguette del portello di pulizia per aprirlo. Le due linguette del portello di pulizia per la serie DeskJet 2700 si trovano in una posizione più centrale. Rimuovere eventuale carta inceppata dall'interno della stampante. Utilizzare una torcia per controllare che non vi siano pezzi di carta strappati all'interno dell'area di pulizia. Rimuovete ogni tipo di carta, supporto, oggetti estranei o materiale di imballaggio trovato. Per chiudere lo sportello, spingerlo verso la stampante finché entrambi i fermi non scattano in posizione. Rimettere la stampante in posizione normale. Ricollegare il cavo di alimentazione e il cavo USB al retro della stampante. Quindi accendere la stampante. Se non è ancora possibile stampare, provare a individuare l'inceppamento nel vassoio di uscita. Controllare il vassoio di uscita. Rimuovere con attenzione la carta inceppata o eventuali frammenti di carta dal vassoio di uscita. Aprire lo sportello del vano cartucce d'inchiostro e attendere che il carrello si sposti al centro della stampante. Adesso spegnere la stampante. Quindi scollegare il cavo di alimentazione ed eventuali altri cavi collegati alla stampante. Avvertenza: tenere presente che, per evitare di farsi male o di prendere una scossa elettrica, è necessario scollegare il cavo di alimentazione prima di toccare l'interno della stampante. Usare una torcia per verificare la presenza di carta inceppata o corpi estranei nell'area del vano cartucce. Rimuoverli delicatamente con entrambe le mani. Far scorrere il carrello completamente verso destra e rimuovere carta o oggetti che potrebbero impedire lo scorrimento del carrello. Chiudere lo sportello del vano cartucce. Se la stampante dispone di un alimentatore di documenti, sollevare il coperchio dell'alimentatore di documenti per rimuovere la carta inceppata. Con entrambe le mani, estrarre con attenzione la carta inceppata dai rulli. Attenzione! Se la carta si rompe durante la rimozione dai rulli, controllare che sui rulli e le ruote o all'interno della stampante non siano rimasti dei pezzetti di carta. Se non si rimuovono tutti i frammenti di carta, la carta potrebbe incepparsi nuovamente.
Ora premere con decisione il coperchio dell'alimentatore di documenti fino a quando non scatta in posizione. Ricollegare il cavo di alimentazione e il cavo USB al retro della stampante. Quindi accendere la stampante. Se non è ancora possibile stampare, provare a pulire i rulli della carta della stampante con uno strumento automatico. Per prima cosa rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione e accertarsi che l'alimentazione sia ancora accesa. Quindi premere il pulsante di accensione, premere il pulsante cancella 3 volte. Premere 7 volte il pulsante avvio copia colore, quindi rilasciare il pulsante di accensione. Attendere circa 10 minuti che la stampante smetta di fare rumore prima di procedere. Una volta completata l'operazione, provare a stampare di nuovo. Se il problema persiste, passare all'operazione successiva. È possibile che, con il tempo, polvere, fibra di carta e altri residui possano accumularsi sul dispositivo e causare dei problemi. Per risolvere il problema è necessario pulire i rulli all'interno della stampante. Per prima cosa, spegnere la stampante. Quindi scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi. Avvertenza: è necessario scollegare il cavo di alimentazione per spostare manualmente il carrello e ripristinare il meccanismo di alimentazione della carta, evitando di farsi male e di causare danni alla stampante. Inumidire leggermente un bastoncino di cotone con acqua e rimuovere il liquido in eccesso. Ora sollevare il vassoio di alimentazione della stampante. Tenere sollevato il coperchio del vassoio di alimentazione. Usando una torcia, guardare verso il basso attraverso l'area aperta del vassoio di alimentazione. Individuare i rulli grigi di prelievo della carta. Far scorrere il bastoncino di cotone inumidito per tutta la lunghezza del primo rullo. Ruotare leggermente il rullo con il tampone per rivelare una maggiore superficie e pulire la zona esposta. Ripetere l'operazione per entrambi i rulli di prelievo della carta. Al termine, abbassare il coperchio del vassoio di alimentazione. Attendere 10 minuti per fare in modo che i rulli si asciughino completamente. Ricollegare il cavo di alimentazione alla sua fonte di alimentazione, preferibilmente una presa a muro. Ricollegare il cavo di alimentazione ed eventuali altri cavi alla stampante. Accendere la stampante e stampare un altro documento. Se l'errore persiste, contattare HP per le opzioni di assistenza e garanzia. Altri video utili sono disponibili sul canale YouTube di HP Support.